Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Il 15 agosto per tutti è sinonimo di vacanza, mare, gite fuori porta, tavolate con amici e parenti. Ferragosto, una festa che oggi associamo soprattutto all'estate, al divertimento e a una giornata trascorsa insieme, ma un tempo questo periodo dell'anno aveva un significato molto più profondo, che abbiamo quasi completamente dimenticato. E la cosa curiosa è che alcune tracce di quel passato sono arrivate fino a noi senza che ce ne rendessimo conto. Oggi vi porto alla scoperta delle vere origini di Ferragosto e per trovarle dobbiamo tornare indietro di 2000 anni, nell'antica Roma. Prima ancora che esistesse Ferragosto, questo periodo dell'anno era già ricchissimo di celebrazioni. Per i Romani la fine dell'estate era strettamente legata ai ritmi della terra, il raccolto, le provviste, la fertilità, l'abbondanza, tutto ciò che avrebbe permesso alla comunità di affrontare i mesi successivi. E naturalmente nel mondo romano tutto questo aveva anche una dimensione religiosa. Gli dei erano ovunque, nei campi, nei boschi, nelle case, nelle sorgenti, nel raccolto. Agosto era quindi attraversato da feste dedicate a divinità diverse e proprio vicinissimo al nostro 15 agosto ne troviamo una particolarmente affascinante. Una festa fatta di boschi, acqua e soprattutto di luci accese la notte. Era dedicata a una delle dee più importanti dell'antichità, Diana. Siamo sulle rive del lago di Nemi, sui Colli Albani. Qui, circondato dai boschi, sorgeva uno dei più importanti santuari dedicati a Diana Nemorensis, Diana dei Boschi. Nel mese di agosto si celebravano le Nemoralia, conosciute anche come la festa delle torce. Il cuore della celebrazione era legato alle Idi di agosto, il 13, ma la tradizione della festa arriva a comprendere proprio i giorni che conducono verso il nostro 15 agosto ed è forse una delle immagini più belle che ci siano rimaste di questo periodo dell'antica Roma. Provate a immaginare Nemi più di 2000 anni fa, niente lampioni, niente case illuminate, niente fari delle automobili, il lago completamente immerso nell'oscurità, il bosco sacro, il santuario e poi decine, forse centinaia di luci che si accendono nella notte, fiaccole, lampade, offerte portate verso il santuario e quelle luci che si riflettono nell'acqua. Diana oggi viene ricordata soprattutto come la dea con l'arco, ma era molto di più. Era legata ai boschi e alla natura selvaggia. Alla luna. Era protettrice delle donne ed era invocata anche durante il parto e a Nemi il suo culto assumeva caratteristiche particolarissime perché quel bosco aveva persino un sacerdote con una storia decisamente fuori dal comune. Il Rex Nemorensis, il re del bosco. Secondo la tradizione non si diventava Rex Nemorensis attraverso una tranquilla cerimonia religiosa. Il sacerdote custodiva il bosco sacro e la sua posizione poteva essere conquistata da uno schiavo fuggitivo che riuscisse prima a spezzare un ramo da un albero sacro e poi a sfidare e uccidere il sacerdote precedente. Insomma, non esattamente un incarico a tempo indeterminato. Il Rex Nemorensis avrebbe affascinato studiosi per secoli, tanto da diventare il punto di partenza di una delle opere più famose dedicate alla religione e alla magia antica, Il ramo d'oro di James Frazer. E tutto questo apparteneva al mondo religioso di agosto, ma Diana non era sola. Pochi giorni dopo incontriamo due divinità oggi quasi completamente dimenticate, Consus e Ops. Il 21 agosto arrivano i Consualia
erano dedicati a Consus, un dio antichissimo legato alle provviste e al raccolto conservato. E Consus aveva una caratteristica che sembra fatta apposta per una storia dimenticata. Il suo altare era nascosto. Si trovava nel Circo Massimo, uno dei luoghi più conosciuti e frequentati di Roma. Eppure, per gran parte dell'anno, quell'altare non poteva essere visto. Rimaneva sottoterra. Soltanto durante le celebrazioni veniva scoperto. 4 giorni dopo, il 25 agosto, arrivavano invece gli Opi Consiglia, questa volta dedicati a Ops. Ops era la dea dell'abbondanza e della fertilità della terra. Il suo nome richiamava l'idea delle risorse, della disponibilità e della ricchezza. Ma non pensate immediatamente a oro e gioielli. Per una società agricola la vera ricchezza era molto più concreta. Avere raccolto abbastanza, avere qualcosa da conservare, sapere che ci sarebbe stato cibo anche dopo l'estate. Consus e Ops erano strettamente associati e osservando queste celebrazioni cominciamo a capire quanto fosse importante questo periodo dell'anno. Diana, Consus, Ops, boschi, raccolti, abbondanza, provviste. Quando arriverà Augusto, quindi, troverà un periodo che possiede già una fortissima identità, ma farà qualcosa che cambierà questa storia per sempre. Siamo nel 18 a.C. Ottaviano Augusto istituisce le ferie Augusti ed eccoci finalmente davanti all'origine del nome, Ferragosto. Ferie Augusti, le ferie di Augusto. Era un periodo di riposo legato alla conclusione delle grandi fatiche agricole. Ma naturalmente Augusto non era soltanto un uomo che aveva deciso di regalare qualche giorno di tranquillità ai Romani. Era un politico straordinariamente abile. Aveva capito perfettamente il potere delle tradizioni, dei simboli, della religione. Durante il suo governo restaurò templi, recuperò antichi culti e costruì intorno alla propria figura l'immagine di una Roma rinata dopo decenni di guerre civili. E adesso anche le ferie portavano il suo nome. Ma Augusto non si fermò qui, perché qualche anno dopo riuscì a mettere il proprio nome addirittura sul mese. Il mese naturalmente esisteva, ma aveva un altro nome, Sextilis. Si chiamava così perché nell'antico calendario romano era stato il 6° mese dell'anno. Poi, nell'8 a.C., Sextilis venne rinominato Augustus in onore di Augusto ed è da Augustus che deriva il nostro agosto. Quindi pensateci, sono passati più di 2000 anni. Augusto è morto, il suo impero è scomparso, gli dei che venivano venerati nella sua epoca sono scomparsi dal calendario, ma ogni estate noi continuiamo a pronunciare il suo nome. Agosto, e poi arriviamo a Ferragosto e lo pronunciamo un'altra volta. Direi che quanto a lasciare un ricordo di sé, Augusto aveva fatto decisamente centro. Ma qui arriva una delle curiosità più interessanti di tutta questa storia. Le ferie Augusti erano legate al 1° agosto, non al 15. Quindi il nome della festa arriva da Roma, ma la data che festeggiamo oggi arriva dopo. Per capire cosa accadde dobbiamo attraversare parecchi secoli. Il mondo romano cambia, l'impero cambia e soprattutto cambia la religione. Con la diffusione del cristianesimo, il vecchio calendario religioso viene progressivamente trasformato. Antichi culti scompaiono. Nuove celebrazioni acquistano importanza e proprio il 15 agosto diventa una delle grandi date dedicate a Maria. In Oriente troviamo la celebrazione della dormizione della Madre di Dio. In Occidente si affermerà invece l'Assunzione di Maria. Ed è qui che accade qualcosa di particolarmente curioso. Il nome Ferragosto, erede delle antiche ferie Augusti, sopravvive, ma finisce
per essere legato a una data diversa da quella romana originaria, il 15 agosto. Ed è così che dentro la stessa festa finiscono per convivere secoli completamente diversi, un nome nato nell'antica Roma, una data diventata centrale nel calendario cristiano e successivamente tradizioni che non appartengono né all'una né all'altra epoca, perché Ferragosto non aveva ancora finito di trasformarsi. Ferragosto, con questo nome, è una cosa tipicamente italiana, ma il 15 agosto è una giornata importante in moltissimi altri paesi. E la cosa interessante è che ognuno ha finito per darle un carattere diverso. In Francia, per esempio, il 15 agosto è ancora oggi giorno festivo nazionale per l'Assunzione, ma la sua storia francese nasconde una curiosità incredibile. Nel 1638 il re Luigi XIII consacrò il regno di Francia alla Vergine Maria e diede ancora maggiore importanza alla celebrazione del 15 agosto. Poi arrivò Napoleone, che aveva una coincidenza decisamente comoda, era nato proprio il 15 agosto. E nel 1806 quella giornata divenne anche la festa di San Napoleon. Quindi, per un certo periodo il 15 agosto francese riuscì a mettere insieme Maria e Napoleone. Non male come sovrapposizione. In Spagna il 15 agosto è festa nazionale e in moltissime città e paesi si tengono feste patronali, processioni e celebrazioni popolari. Ma forse uno dei paesi dove il 15 agosto è sentito maggiormente è la Grecia. Qui la Dormizione della Vergine è una delle grandi festività dell'anno. Chiese e monasteri diventano meta di pellegrinaggi e molte isole e villaggi organizzano celebrazioni enormi. Ed essendo piena estate, anche in Grecia il 15 agosto è diventato uno dei momenti simbolo delle vacanze. Le grandi città si svuotano, le isole e i paesi si riempiono. Una situazione che, a pensarci, non è poi così lontana dal nostro Ferragosto. E quindi no, il 15 agosto non appartiene soltanto all'Italia, ma Ferragosto sì, quel nome è rimasto nostro. E adesso arriviamo a una delle tradizioni più italiane in assoluto, la gita fuori porta, perché ormai Ferragosto significa anche questo: preparare qualcosa da mangiare, partire, mare, montagna, campagna, qualunque posto purché non si rimanga a casa. Ma questa abitudine, almeno nella sua forma di fenomeno di massa, è molto più recente di quanto sembri. Dobbiamo arrivare agli anni 30. Durante il periodo fascista vennero organizzati i cosiddetti treni popolari, che sarebbero diventati strettamente associati anche alle gite di Ferragosto. Il servizio iniziò nel 1931. Grazie a tariffe ferroviarie fortemente ridotte, anche persone che normalmente non avrebbero potuto permettersi un viaggio potevano raggiungere località turistiche. Per molte famiglie significava vedere per la prima volta luoghi che fino a quel momento erano rimasti completamente fuori dalla loro vita quotidiana. E immaginate cosa doveva significare negli anni 30 per una famiglia che aveva viaggiato pochissimo. Salire su un treno la mattina, portarsi qualcosa da mangiare e qualche ora dopo vedere il mare. Questi treni contribuirono alla nascita del turismo popolare di massa e resero sempre più comune l'idea di partire durante i giorni festivi, compreso Ferragosto. La famosa gita fuori porta, che oggi ci sembra una tradizione antichissima, ha quindi anche un pezzo di storia molto più recente. Dopo la guerra tutto cambia ancora. Arriva il boom economico. Le automobili diventano sempre più diffuse. Il turismo cresce. Le ferie estive entrano sempre più profondamente nella vita degli italiani e Ferragosto diventa definitivamente uno dei simboli dell'estate. Le città si svuotano, le spiagge si riempiono. Arrivano i picnic, i pranzi, le giornate in montagna, le partenze. Ed eccoci finalmente al Ferragosto che conosciamo noi. Ma guardate quanta strada abbiamo fatto per arrivarci. Siamo partiti da un bosco sacro illuminato dalle fiaccole sulle rive del lago di Nemi.
Abbiamo incontrato divinità ormai quasi dimenticate. Un altare nascosto sotto il Circo Massimo. Un imperatore che è riuscito a mettere il proprio nome sul calendario. Una nuova religione. Un nuovo 15 agosto. Napoleone che riesce persino a infilarsi nella festa francese. E infine treni, automobili e vacanze. Tutto dentro la storia di una giornata che oggi diamo quasi per scontata. Forse è proprio questo che rende Ferragosto così interessante. Non è rimasto immobile nel tempo, ha continuato a trasformarsi. Ogni epoca gli ha lasciato qualcosa. Gli antichi romani, le loro celebrazioni, Augusto il suo nome, il cristianesimo il 15 agosto, il Novecento la grande tradizione della partenza e delle vacanze popolari. E noi abbiamo ereditato tutto questo senza quasi rendercene conto. Oggi Ferragosto significa mare, ma dietro quella giornata esistono più di 2000 anni di storia. E forse la prossima volta che sentiremo qualcuno dire Buon Ferragosto, penseremo per un attimo a quanto lontano ha viaggiato quella parola per arrivare fino a noi. E voi conoscevate le vere origini di Ferragosto? Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.